Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 177. La missione di Priamo. Nella scorsa puntata siamo stati testimoni di come Teti sia stata inviata da Zeus a convincere il figlio Achille a restituire il corpo di Ettore a Priamo. Il giovane e invincibile principe, forse sollevato, ha deciso di sottomettersi al volere di Zeus e quindi di obbedire al suo comando. Mentre questi accadimenti stanno avvenendo, Iris, la messaggera degli dei, va a compiere la seconda parte del suo incarico: comunicare a Priamo il piano di Zeus. Il re dovrà uscire da Troia senza seguito, accompagnato da un anziano araldo, e recarsi all'accampamento degli Achei. Qui incontrerà Achille e gli offrirà un riscatto per il corpo del figlio ucciso. Non tema l'anziano re, i numi veglieranno sul suo viaggio, tenendolo sempre al sicuro. Il re, quando Iris giunge a Troia, è in uno sconsolato pianto. Le sue vesti bianche sono sporche per il suo rotolarsi a terra. Il collo e il capo sono coperti di sterco raccolto con le mani dallo stesso re. Le parole di una semitrasparente Iris ridanno luce agli occhi dell'anziano e gli infondono nuova energia. Priamo si rialza e fermamente ordina che gli venga preparato presto un carro con sopra una grande cesta. Scende nella propria camera da letto e parla con la sposa Ecuba, chiedendole cosa ne pensi della missione che una divinità gli ha sussurrato di compiere in campo nemico. Ed Ecuba: che fine ha fatto la tua saggezza, che ti ha reso famoso anche nelle terre più lontane? È svanita. Vuoi recarti a parlamentare con l'assassino di quanti dei nostri figli? Quando ti vedrà, non avrà pietà certo di te. Compassione, rispetto, quell'individuo è crudele e non conosce compassione né rispetto. Non andare, resta con me a piangere Ettore, il cui nero destino ha decretato per lui una fine così atroce, nel giorno stesso in cui lo diedi alla luce. Potessi io cibarmi del fegato di Achille, avrei ricompensa per l'amato Ettore che quel mostro ha ucciso mentre stava difendendo il suo, il nostro popolo. Non riuscirei a trattenermi, Ecuba. Ormai ho deciso di andare. Non capisci? Davanti a questi occhi è apparsa una dea. Con queste orecchie ho udito la sua voce. Andrò. Non intendo rinunciare a questa possibilità, anche se verrò ucciso. Così sia. Oh, magari potessi essere ucciso da Achille mentre stringo tra le mie braccia il mio caro figlio. Apre vecchie e preziose casse, estrae pepli, teli meravigliosi, raduna 10 talenti d'oro, 2 treppiedi, 4 calici e una bellissima coppa di valore inestimabile. Fa portare tutto giù nel cortile e caricare sul carro. Uscendo si fa largo, con un lungo bastone, allontanando chiunque gli si pari dinanzi. In modo sgarbato apostrofa tutti. Andate in rovina, vigliacchi svergognati. Non avete dolore tra le vostre mura e venite ad infliggerne a me, ma anche voi pagherete le conseguenze della morte di Ettore. Per i greci sarà molto più facile adesso. E poi, rivolto ai figli: pigri, disgraziati, voi sareste dovuti morire al posto di Ettore. Quale destino crudele è il mio che mi ha fatto generare tanti figli coraggiosi, ma nessuno di questi è rimasto in vita. Ares ha spento la loro fiamma e ora a me
Restano in casa solo vigliacchi, bugiardi, ballerini capaci di distinguersi nella danza o nel rubare agnelli e capretti. Vi volete muovere da giocare i cavalli al mio carro così che io possa mettermi in cammino? Priamo prega Zeus di inviargli un segno augurale e il re degli dei benevolo manda un'aquila ad attraversare il cielo. Il cuore di quanti assistono a questo prodigio si rinsalda. Priamo esce dalle mura di Troia e si avvia con il suo araldo Ideo verso il campo nemico. Hermes, obbedendo alla volontà di Zeus, si allaccia per bene i sandali, che gli permettono di spostarsi più veloce del vento ovunque desideri sulla vasta terra, e corre ad aiutare l'anziano re. Hermes porta con sé la verga, con la quale riesce ad ammaliare gli occhi dei mortali. Appare come un giovane principe agli occhi dei due anziani, i quali temono per la propria incolumità. Hermes li rassicura, a modo suo. Dove vi recate al tramonto, con carro e bestie? Siete troiani, certo. Non temete la furia dei greci? Se vi trovano con queste ricchezze sul carro, insomma, cosa credete faranno a due inermi anziani? Avete modo di difendervi? E poi, dopo una risata silenziosa, sono qui per difendervi, non temete. Soprattutto per difendere te, che appari più vecchio. Non ci crederai, ma somigli per davvero tanto a mio padre. Priamo comprende che questo giovane è stato messo sulla sua strada dagli dei e accetta volentieri il suo aiuto. Gli chiede chi egli sia. Il giovane afferma di essere uno degli scudieri di Achille. A questa notizia Priamo ha un sussulto. Il giovane ha forse visto il corpo di Ettore? In che condizioni si trova? Achille lo ha già forse gettato ai cani? Sei dunque re Priamo, il padre dell'eroe. I cani e gli uccelli non si sono avvicinati al corpo di Ettore. Incredibile a dirsi, la sua carne dopo 12 giorni è ancora intatta. Achille lo trascina ogni giorno attorno alla tomba di Patroclo, ma il corpo di Ettore pare non ricevere nemmeno una scalfittura. Se lo potessi vedere ora, potresti rimirare come la salma sia pulita, senza tracce di sangue o di orribile sozzura. Le ferite ricevute si sono richiuse, anche quelle inferte al ventre dopo la morte. Gli dei amano davvero tuo figlio, se si prodigano così ad averne cura. Ti farò da guida nel campo acheo, in modo che possa vederlo tu stesso. Hermes salta sul carro, prende le briglie e guida i cavalli verso l'accampamento. Il dio addormenta dolcemente gli occhi delle sentinelle, giusto il tempo di aprire i chiavistelli delle porte e passare inosservati. Arrivati alla tenda di Achille, Hermes scende giù dal carro e si rivela a Priamo. Lo spinge ad entrare con fiducia e a parlare col cuore ad Achille, rassicurandolo che lo ascolterà. Priamo entra nella tenda. Achille è seduto in fondo, in disparte. Automedonte e un altro scudiero non si accorgono del passaggio del vecchio re, che veloce raggiunge il figlio di Peleo, si accascia a terra e gli cinge le ginocchia, gli bacia le mani, quelle stesse mani che hanno tolto la vita al figlio. Achille, tuo padre, che è anziano come me, attende tue notizie, affacciato sulla soglia della vecchiaia. Egli, sentendo che ancora vivi, spera in cuor suo di vederti tornare da Troia. Io sono più infelice, poiché di tanti figli gloriosi non me ne resta alcuno. 50 ne avevo quando sbarcaste, e la furia di Ares ha sciolto le membra dei migliori fra loro,
e attraverso te, Ares, mi ha tolto per ultimo anche Ettore, difensore della patria. Per Ettore sono giunto qui, inginocchiato davanti a te, a chiedere di riavere il suo corpo in cambio di grandi doni. Onora gli dei, figlio di Peleo. Te lo chiedo io, che sono il più miserabile degli uomini, che bacio la mano dell'uomo che ha massacrato i miei figli. A queste parole, Achille non riesce a trattenere le lacrime. Il ricordo del padre lontano, che egli lo sa, non lo potrà riabbracciare, fa breccia nel suo cuore e ne sconvolge il petto. I due uomini piangono, uno chino sull'altro. Poi Achille, ripreso possesso di sé, si rialza ed aiuta Priamo a rimettersi in piedi, sorreggendolo. Misero Priamo, quale coraggio ad entrarti fin qui nella mia tenda in campo nemico. Dove hai trovato questa forza, tu così colpito da tanti dolori? Siedi ora a me vicino e lasciamo il pianto. Sulla soglia del palazzo di Zeus vi sono due urne, una che contiene eventi buoni, l'altra solo disgrazie. Il re degli dei ne fa miscuglio e poi ne distribuisce agli umani. Alcuni ne ricevono in parti uguali, altri solo tristezza, dolore, disprezzo. Costoro fuggono inseguiti dalla fame e dal dolore e vagabondi non trovano requie sulla terra, senza gloria né onori. Peleo ha avuto molte fortune, colmo di onore, ricchezza e fama. Benché destinato alla vecchiaia, ha avuto in sposa una dea. Eppure anche a lui Zeus ha infilato un male nel destino: non avere un figlio a succedergli sul trono. Io sono il suo erede e tra pochi giorni morirò. È necessario sopportare il destino e placare l'amarezza nei nostri cuori. Piangere non porterà indietro tuo figlio, né salverà la mia vita. Priamo spinge per riavere Ettore e Achille quasi si altera nei confronti del vecchio. Poi, ricordando le raccomandazioni della madre, corre fuori e ordina alle schiave che Ettore sia lavato ed unto. Vestito poi con una delle tuniche portate da Priamo e ricoperto da un telo di lino, il corpo viene caricato sul carro del re. Tuo figlio è disteso, al sicuro, sul tuo carro. All'alba lo potrai vedere, ma ora siedi con noi e mangia quel che desideri. Poi condurrai tuo figlio nella tua città e potrai tornare a piangerlo. Dopo aver mandato giù un po' di cibo, Priamo afferma di sentirsi molto stanco, di essere quasi vinto dal sonno. Da quando è morto Ettore non ha chiuso occhio, gemendo tra strazi indicibili. Achille ordina a due ancelle di preparare un giaciglio accogliente per il vecchio re al di fuori della sua tenda. Se un consigliere di Agamennone si presentasse ai quartieri di Achille, come spesso accade, la faccenda della restituzione del corpo di Ettore potrebbe complicarsi. Parla con sincerità ora, venerando vecchio. Per quanti giorni vorrai celebrare gli onori ad Ettore? Per quel che mi dirai, tratterrò le forze Achee dall'attaccarvi. Grande è questo regalo che mi fai. Piangeremo per 9 giorni il nostro amato figlio e il 10° lo daremo alla terra e faremo un banchetto in sua memoria. L'11° giorno innalzeremo la sua tomba. Perciò, tra 12 giorni, riprenderemo il combattimento. Farò come chiedi, o grande re. La guerra rimarrà sospesa per il tempo da te indicato.
Achille afferra il braccio di Priamo, stipulando un contratto basato sulla reciproca fiducia. In questo modo fuga anche l'ultimo residuo timore del re. Priamo si stende, così come Achille fa nella sua tenda, tra le braccia della sua amata Briseide. Tutti dormono, tranne Hermes, che passa le ore ad architettare il piano per portare sano e salvo Priamo di nuovo a Troia. Poi decide di fare la cosa semplice. Niente saluti e commiati. Risveglia Priamo sussurrandogli all'orecchio che non è il caso di tardare. Quale riscatto arriverebbe a chiedere Agamennone a Troia se il vecchio re venisse catturato? Con la sua magica verga, Hermes guida sicuro il carro di Priamo e di Ideo fuori dall'accampamento, mentre Eos, la divinità dell'aurora, con le sue dita rosate illumina fiocamente il cielo ad est. Superato il guado dello scamandro, con Priamo ormai in salvo, Hermes ritorna all'Olimpo. Priamo viene accolto nelle mura da lunghi pianti disperati. Andromaca, Ecuba e la stessa Elena piangono il nobile e giusto eroe con parole accorate. Per 9 giorni viene raccolta legna e portata in città per il rogo, e il 10° giorno il corpo di Ettore viene dato alle fiamme. Alla nuova aurora vengono raccolte le bianche ossa, deposte in un morbido peplo, vengono adagiate in una urna d'oro. Questa viene sepolta in una profonda buca e poi tumulata con molte pietre. Espletati questi riti, viene imbandito il banchetto funebre, durante il quale tutti esprimono parole d'orgoglio e d'onore per la vita del glorioso Ettore, domatore di cavalli. L'Iliade termina così, coi funerali di Ettore. Ma la guerra di Troia è tutt'altro che finita. Lasciando l'immensa opera di Omero, ritorniamo a partire dal prossimo episodio ai testi che ci raccontano gli eventi succeduti alle esequie di Ettore. Grazie per essere stato con me per tutta l'Iliade. Un'ultima cosa prima dei saluti finali. Forse avrai notato come la qualità audio del podcast sia migliorata vistosamente di recente. Non è del tutto merito mio. Ho acquistato nuovi software per curare meglio la registrazione e il montaggio, grazie anche alle donazioni dei supporter su Tipeee. Li ringrazio di cuore, sul serio. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici. È il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link Tipeee nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. E anche se al momento non sei interessato a supportarmi, fai comunque un salto su Tipeee, sempre usando il medesimo link, perché troverai notizie e aggiornamenti sulle varie puntate. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza e Giacomo. Saluto e ringrazio Vanessa per il pezzo di strada fatto insieme. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia,
le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.